Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa terza parte di questo tutorial su V2X. Ok, bene, per chi si fosse persa l'ultima parte, l'ultimo tutorial, in questo abbiamo visto come simulare il carico del woofer in un bus reflex e poi abbiamo effettuato un merge. Anche nel merge era possibile far simulare al simulatore, pardon, diciamo, l'effetto del pannello, quindi il buff step e le diffrazioni, solo che lo facevo in modo ideale, ok? E quindi non l'abbiamo fatto, se ben ricordato, lo faremo in questa istanza molto più preciso perché lo faremo sulle dimensioni del pannello reale, ok? Quindi sulla posizione degli altoparlanti e quant'altro. Per fare ciò bisogna andare alla voce tools, quindi strumenti, diffraction. Ecco qua, a questo punto schiacciamo su new. Qua va ovviamente dimensionato il pannello, che nel nostro caso è alto 40 cm, 400 mm per 275. Se ben ricordo, vado a vedere, 275 per 400, signor sì, ok? Poi bisogna decidere dove posizionare il microfono, che è in asse al tweeter, che nel nostro caso il tweeter sta a 310 mm dalla base e in asse a centro nella mediana, ok? 310 a metà del pannello 138 va bene, ok. A questo punto dobbiamo simulare la posizione e quindi gli effetti del pannello sul nostro woofer, che sta a 100, no, sta a 31 cm, 310, sta a 300, no, che sto dicendo? A 162, mannaggia la fretta, ok. 162, eccolo qua, 138 sempre. L'SD per simulare correttamente il fuoriasse, che lo faremo 141 cm, 141, ok, ecco qua, tutto a zero, perché eventualmente lo vedremo poi. Non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa. Questo è per farvi aiutare dal cursore, vedete? Ok? Mentre questo è il step di quando voi vi muovete e le misure con quale, diciamo, ecco, step cambia per 5 mm, poi si può anche variare ovviamente, ma non ci interessa, ok? Non ci interessa nemmeno questo per l'ambiente, lo vedremo poi, non ci interessa. A questo punto dobbiamo caricare la risposta del nostro HVG 160. Qua non ho fatto delle prove prima, cancelliamo, cancelliamo, esportato sul pannello, sì, cancelliamo tutto, se no facciamo un pastrocchio. Ok, ok, abbiamo detto che bisogna importare qui quello dell'HVG dal merge in asse, eccolo qua, mettiamo la spunta sul full space ed ecco qua la risposta che avevamo sul box. Questa è stata riportata sul pannello, il nostro pannello effettivo reale, e qua abbiamo la perdita diciamo dovuta al buffer step, vedete? Ok, allora gli facciamo calcolare tutta la risposta fuori asse, anche quella verticale, a step di 20 gradi, ok?
Ok, a questo punto controlliamo, possiamo esportare, sì, 100, controlliamo, 161, 138, sì, 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 esportiamo. Esportiamo su pannello e questo è il nostro HVG 160 full space su pannello. Dobbiamo fare la medesima cosa per il nostro Twitter, che in questo caso sta nella stessa posizione del microfono, ovvero a 310. Quello non era proprio, ok, vabbè, poco cambia. 8 centimetri mi sembra, sì, 8 centimetri, se no fa qualche errore per il calcolo fuori asse. Carichiamo la risposta del nostro Twitter, che sarà quella ad 1 metro. Ok, ecco qua il nostro Twitter, e questa è la diffrazione, vedete l'effetto che fa. Gli facciamo calcolare anche tutta la direttività, la risposta, quindi fuori asse, step di 20 gradi, come abbiamo fatto per il nostro buffer. Ok, se provate a spostare il Twitter, questo è il microfono, vedete, cambia. Ok, nel nostro caso non ci interessa perché abbiamo scelto un terzo ordine e quindi abbiamo la massima libertà. 138 e rimettiamo il microfono in asse al Twitter qua. Ok, lasciamo che ora esporti tutto. Sì, sul pannello. Questo è il nostro HTB 260 full space. Salva. Perfetto. Ora ritorniamo ai nostri driver e carichiamo le risposte che abbiamo simulato, quindi queste non ci interessano. Ok, andiamo sul esportato su pannello, ecco qua, tutte queste piano sono dell'HTB 260, eccole qua, idem per l'HVG 160 sul pannello, dove stanno? Inizia da qua, vai, ed ecco qua, orizzontale e verticale perché le abbiamo caricate. Mm? Per gradi. Perfetto, perfetto. Come ben è evidente, il nostro vecchio crossover non è più adatto, ok? Perché queste sono le risposte reali o pseudo reali sul pannello. Ok, quindi andiamo di nuovo sul nostro crossover e andiamo a modellarci la nostra risposta secondo le nostre esigenze. Ok? Proviamo a fare qualcosa velocemente. Prima che mi dimentico, visto che abbiamo simulato nel buff step, quindi sulla diffrazione, anche la posizione del buffer, nel nostro caso ora dobbiamo rimettere a 0 qua, se no ci ricalcolo di nuovo il fuoriasse verticale, ok? Quindi 0. Mm? Perfetto, perfetto. Bene, ora bisogna divertirsi un pochino, ok? E giocare un pochino col nostro 30, sì, va bene così.
Vabbè, qua siete più bravi voi forse che io. Scendiamo. Vediamo, vediamo, vediamo come. Sapete cosa vi dico? Voglio cambiare il carico visto da questo. Ecco qua. Quando stiamo? Mhm. Bene, 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 molto bene. Vabbè, per modo di dire bene perché adesso bisogna giocare un pochino qua. Sì, dai. Stiamo a 1500, un taglio a 1000, stiamo qua a meno. Sì, un pochino bassini forse. Va bene.
Sì, dai. Vabbè, poi giocate un pochino voi. Tanto voglio dire, forse come dicevo siete più bravi di me. Bene, a prescindere questo, io mi fermerei qua. Se avete notato qualche errore me lo dite, correggiamo in qualche modo. Se questo video è stato di vostro interesse e vi è piaciuto, mettete un mi piace per darmene atto, ne sono sempre felice ovviamente. E niente, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!